Benvenuti e seguitemi. Ho la Keychron K4 e oggi vi mostrerò l'unboxing insieme a una rapida panoramica della tastiera, delle sue specifiche, di cosa offre e anche un piccolo esempio del profilo sonoro. Ok, quindi prima di iniziare parliamo un attimo degli switch. Abbiamo dei Banana Tactile Keychron Super Switch. Come potete vedere proprio qui è quello che abbiamo. Ora se lo giriamo sul retro abbiamo un sacco di informazioni disposte in modo ordinato. Quindi il layout TKL. Abbiamo una doppia compatibilità con il configuratore web Mac e Windows, frequenza di trazione di 1000 Hz per gli interruttori fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth. Poi abbiamo la durata della batteria, con 4000 mAh abbiamo circa 4 settimane di vita, molto buono. Quindi con la possibilità che la durata della batteria arrivi fino a 4 settimane quando la retroilluminazione è disattivata. Ok, era quello che stavo... E in realtà non avevo letto fino in fondo. Quindi con la retroilluminazione spenta otterrai le 4 settimane, senza di essa o con essa accesa. Presumo che potresti aspettarti qualcosa come una settimana. La retroilluminazione su una tastiera consuma un sacco di energia, quindi in confronto alla tastiera stessa. Quindi quando si tratta di consumo della batteria, questa sarà la principale causa di scarica. Personalmente non mi interessa molto la retroilluminazione, quindi preferisco spegnerla per avere una durata della batteria migliore. Ma se ce l'hai e ti piace, va benissimo. Dovrai solo fare attenzione alla durata della batteria e probabilmente caricarla più spesso. Ma non preoccuparti, puoi collegarlo alla porta USB-C, caricarlo e utilizzarlo allo stesso tempo. Quindi sai che non è un vero problema. E poi gli effetti di luce. Ora abbiamo più di 22 effetti di luce tra cui scegliere. Allora cominciamo subito. Ecco fatto. Va bene. Imballaggio superbo. Sembra super pulito. Sì, è un po' diverso. Quindi abbiamo solo un po' di schiuma qui. Un po'. Perché gli altri in realtà avevano qualcosa di simile a quello che abbiamo qui. Come copertura abbiamo la guida rapida. Ci dice che possiamo anche sostituire i tasti qui, dato che vengono forniti con tasti intercambiabili. Quelli già presenti sono fondamentalmente per Mac, con il tasto Alt o Option, il tasto Mac e di nuovo Option, quindi sì, puoi sostituirli con i keycap normali per tastiera Windows. E qui abbiamo Keychron, quindi ci dice che stiamo usando qualunque cosa fosse quella che ho letto prima. Per qualche motivo, per quanto riguarda il packaging, questo sembra essere quello di qualità più bassa tra tutti. Ho anche altre due tastiere qui intorno che tra poco vi mostrerò. Comunque qui abbiamo i tasti che ho menzionato prima. Abbiamo un cavo da Type-C a Type-A. Il Type-C è angolato a 90 gradi, piuttosto buono. Ah, e c'è anche una cosa che in realtà non ho menzionato in nessuno degli altri due unboxing. Il cavo è intrecciato in modo davvero bello. Poi prendiamo un cacciavite insieme alla chiave a brugola e un estrattore per tasti insieme all'estrattore per interruttori. E questo è tutto. Quindi ora tiriamo fuori questo qui in basso a destra, abbiamo anche un manuale. Sono abbastanza sicuro che sappiamo tutti come premere i tasti. Va bene, quindi entriamo qui. Va bene. Per qualche ragione il tasto invio sta un po' saltando fuori in quel punto centrale. Sì, è così. Ecco fatto. Adesso va un po' meglio. No, anche questo... va bene. Quindi, tra le diverse tastiere che ho appena visto, la K8 sembra essere quella che dà la sensazione più economica, ad essere completamente onesto. Ho dato un'occhiata anche alla K2 e di K4.
Ora per mostrarvelo li tirerò fuori anche io, dato che li ho in giro come se fossero una tastiera. Ma prima di procedere, diamo un'occhiata a questo. Dal punto di vista costruttivo è molto simile alla K2 e alla K. Cos'era la K6? No, K4, mi dispiace, K2. K4, poiché ha i lati in alluminio e il fondo in plastica. Questo sembra un po' più vuoto rispetto agli altri. Abbiamo anche i piedini rialzabili proprio qui. 2 livelli. Si può vedere di lato che abbiamo la nostra porta Type-C. Accendi la luce. Ecco qui, Type-C insieme all'interruttore Mac Windows. Quindi questo è questo modello. E poi abbiamo la modalità Bluetooth, off e cablata. E per quanto riguarda l'interruttore centrale o quello in alto o comunque quello Windows Mac, non credo che abbia davvero molta utilità. Anche se lo imposti su Mac, sono abbastanza sicuro che funzioni esattamente allo stesso modo, quindi non sono davvero sicuro di quale sia il vantaggio. Ora, per quanto riguarda la tastiera, devo dire che questa, tra tutte quelle che abbiamo provato finora, suona sicuramente la più vuota. Quindi puoi sentire questo. Sì, penso che gli switch siano ancora lubrificati. Ecco qua, diamo un'occhiata. Sì, quindi gli stabilizzatori sono sicuramente lubrificati. Posso vederlo se la luce riesce effettivamente a illuminare bene, quindi puoi vedere quella sostanza bianca proprio lì. Forse non è lubrificante, ma è... Beh, in realtà è una specie di lubrificante per gli stabilizzatori. Serve ad attutirli quando li si preme, quindi è una cosa positiva. C'è anche un piccolo segno proprio qui. Si vede la scritta Keychron all'interno. E mentre la barra spaziatrice è tolta, puoi anche vedere un po' di gomma piuma proprio qui. Quindi l'intera piastra, o la piastra di stabilizzazione qui, è attutita cioè c'è un materiale fonoassorbente tra la piastra e la PCB stessa. Ovviamente questo eliminerà qualsiasi tipo di risonanza sonora, dandoti un suono un po' migliore, però sembra che dovrai lubrificare tu stesso gli switch, perché non lo sono. Non sono particolarmente lubrificati appena usciti dalla scatola, decisamente no, se li confronti con qualcos'altro. Ad esempio come questo qui. Questo è il K2. In realtà. Sento semplicemente che questo qui è un po' migliore. E portiamo anche questo qui. Questo è il più grande. Questo suona meglio di tutti. Sì, è solo una piccola dimostrazione del suono, giusto per darti un'idea. Prenderò anche questo, un piccolo feltrino. Ora, questo è solo feltro da entrambi i lati, ma dovrebbe anche darti un piccolo esempio di come il suono cambierà se hai un tappetino da scrivania con, ad esempio, una superficie gommata, che inoltre la superficie gommata cambierà il suono ancora un po'. Ma... Ora, proprio come prima, ti faccio anche sentire un esempio di come suona questo. Ecco qua. Volevo solo darti un piccolo confronto sul suono.
questa secondo me sarà probabilmente la tastiera più comunemente scelta, dato che abbiamo le frecce, il tasto cancella e tutti i vari tasti insert insieme alla fila dei tasti funzione, ma semplicemente non abbiamo il tastierino numerico qui. Quindi penso che onestamente questa sia la disposizione più comunemente scelta e in generale è una tastiera solida. Non voglio togliere nulla a questa tastiera, è davvero una bella sensazione. Innanzitutto per me suona un po' meno pregiato, meno bello rispetto a quello che ho menzionato per esempio. C'è qualcosa in questo che mi fa pensare che sia un gradino sopra l'altro. I tasti sembrano più lubrificati. Il profilo sembra più gradevole, in quanto il suono del profilo ha questo parlato che personalmente mi piace. Quindi sì, questo è solido. Adesso quello grande che ho mostrato prima ha anche un piccolo vantaggio, perché non solo è una tastiera ben lubrificata, questa è la migliore di tutte, ma viene anche con 3 diverse modalità Bluetooth, insieme al dongle da 2,4 GHz. Quindi non devi per forza usare il Bluetooth, puoi effettivamente collegarla tramite dongle, il che potrebbe darti un tempo di risposta migliore. E queste tastiere hanno già un polling rate di 1000 Hz che via Bluetooth non so se lo useresti davvero. Principalmente verrà usata tramite cavo e in parte tramite il dongle da 2,4 GHz. Quindi inoltre tra le 3 tastiere che ho qui davanti, proprio come quella piccola, quindi queste sono semplicemente tastiere normali, mentre quella grande là, per l'amor di Dio non riesco a ricordare i loro nomi. Qual era? Questa? Sì, questa. Questa è una tastiera wireless con switch magnetici, quindi qui abbiamo switch magnetici. E questo ti darà solo un po' più di longevità degli switch stessi, oltre a una migliore precisione. È praticamente quasi un effetto Hall, cioè è magnetica. Mentre questa non credo avesse nulla del genere. Giusto, quindi tastiera TKL wireless e sì, quindi niente di davvero speciale qui. Quindi quella grande con gli switch magnetici probabilmente avrà la migliore risposta di input e dà la sensazione più premium tra tutte, sia a vederla che semplicemente premendo un po' i tasti. Comunque è una scelta solida. E se stai cercando una tastiera, questa suona bene, solo che non è buona quanto le altre 2 alternative che ho provato. Comunque, detto questo, spero che questo video ti sia stato utile e se è così non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti. E grazie per aver guardato.